Il concetto di dignità è sicuramente uno dei concetti più radicati nella coscienza comune del mondo d'oggi, al punto tale che, secondo alcuni, sarebbe il contrassegno di un mondo globale e secolarizzato, come appunto è il mondo nel quale viviamo. È però interessante notare che l'idea di dignità è un'idea antica, è un'idea antichissima, è addirittura un'idea che noi possiamo trovare alla stessa radice della identità umana, perché non c'è cultura, non c'è sistema antropologico che non parta dalla piena percezione che tra gli uomini e gli animali c'è una distanza, c'è un salto. E questa distanza e questo salto, che poi hanno elaborazioni culturali estremamente diversificate, stanno a significare che l'uomo ha sempre interpretato se stesso come qualcosa che appartiene alla natura, come tutti gli animali appartengono alla natura, ma nello stesso tempo va al di là della natura, come se appunto nell'uomo ci fosse una dimensione che supera la sua identità fisica e che i filosofi quasi a questo punto ineluttabilmente chiamano appunto una dimensione metafisica, capace cioè di andare al di là della natura. La dignità umana è essenzialmente questo, è questa doppia appartenenza dell'uomo alla natura e alla metanatura, alla fisica e alla metafisica. Se vogliamo usare un'espressione ancora più drastica, questa doppia appartenenza dell'uomo alla materia e allo spirito. L'uomo è indissolubilmente materia animata o, se volete, spirito incarnato. Quando il cristianesimo mette a fuoco il grande e incredibile tema della risurrezione della carne, ci pone di fronte a questo che è nello stesso tempo un grande tema, o se volete, un grande mistero teologico, ma è contemporaneamente un grande indicatore antropologico. Se la carne, se la nostra corporeità è destinata a risorgere e non semplicemente a perdersi nella decomposizione del biologico, in quei fenomeni di putrefazione che riguardano tutte le dimensioni biologiche, vegetali ed animali, se la nostra carne è chiamata a risorgere è perché evidentemente è iscritto dentro di noi un progetto divino, spirituale, metafisico, di cui noi siamo i custodi e a cui noi dobbiamo dedicare la massima attenzione e verso cui dobbiamo avere il massimo rispetto. Si parla del corpo come del Tempio dello Spirito Santo. Questa è una straordinaria espressione di San Paolo su cui dobbiamo riflettere continuamente. Abbiamo dei doveri verso il nostro corpo, non soltanto perché è interesse nostro in prima battuta, ma in realtà di tutti, che il nostro corpo permanga in buona salute, ma per ragioni molto più profonde, perché è nel nostro corpo che si nasconde la nostra più profonda intimità ed è il nostro corpo il segno principale della nostra dignità. Abbiamo un corpo e nello stesso tempo siamo un corpo. Siamo un corpo e abbiamo un corpo. La dignità umana potrebbe essere efficacemente racchiusa in queste espressioni.
È stato osservato con molta profondità che la nostra epoca ha sviluppato una nuova forma di idolatria, la somatolatria. L'espressione non è destinata ad avere certamente un grande successo, però è un'espressione molto precisa. Il soma, per i greci, era appunto il corpo, ma attenzione, era il corpo nella sua materialità fisica, nella sua pesantezza, nel suo essere un insieme di organi, nel suo essere sottoposto alla legge della corruzione. Ebbene, la somatolatria è quella particolare idolatria che fa del corpo un oggetto di venerazione. Ebbene, in questi termini la somatolatria è una perversione, perché non c'è nulla di particolarmente nobile nel corpo umano se lo intendiamo riduttivamente come un insieme di cellule, come un insieme di organi e di tessuti, come parte della materia che è sottoposta alla generazione e alla corruzione. Il corpo in quanto tale non ha più valore di quanto non possa aver valore quello che in fisica è chiamato un corpo, cioè un pezzo di materia che è sottoposto alle leggi universali della fisica, a partire dalla legge di gravità. Ma se noi pensiamo al corpo dell'uomo e pensiamo che il corpo dell'uomo ha la propria fondamentale caratteristica nell'essere per l'appunto umano, vediamo che le cose si complicano e meritano una riflessione di altra natura. Potremmo addirittura ricordare una famosa osservazione di Aristotele, quando sosteneva che tra il corpo vivente e il cadavere non c'è alcun rapporto. Apparentemente il cadavere è un corpo senza vita e da questo punto di vista purtroppo ognuno di noi può ben identificare un cadavere e dare nome e cognome al cadavere, ma seguendo Aristotele il cadavere non ha più nome e cognome. Il suo non avere più vita lo pone in una categoria radicalmente diversa dalla categoria alla quale appartiene il corpo vivente. Il corpo vivente è un essere umano, il cadavere è stato un essere umano. Ed è per questo che dobbiamo rispetto al cadavere, ma senza idolatrare il cadavere. Gli egiziani, così come altre culture, mummificavano i cadaveri perché cercavano di dare ai cadaveri una dignità quasi sovrumana e garantire ai cadaveri una sorta di immortalità, sia pure cadaverica. Per i cristiani non è così. I cristiani hanno sicuramente il culto dei morti, rispettano i cadaveri, ma solo in memoria dell'unico soggetto che davvero merita rispetto, e cioè il corpo vivente, cioè il corpo che è destinato alla risurrezione e secondo la fede cristiana risorgerà. La tomba più importante della cristianità, e cioè la tomba di Gesù Cristo, è una tomba vuota che non contiene alcun cadavere. Ed è qui che si innesta la riflessione che noi dobbiamo fare sulla dignità del corpo. Il corpo ha una dignità immensa, sconfinata, perché la sua dignità va oltre la vitalità biologica che lo caratterizza. È la vitalità dello spirito che manterrà insieme col corpo e garantirà al corpo una immortalità. La somatolatria di cui parlavo prima non è in grado di capire nulla di tutto questo. Quello che viene esaltato è il corpo nella sua più rozza materialità, e questo significa
che viene idolatrato il corpo giovane rispetto al corpo vecchio, che viene idolatrato il corpo sano rispetto al corpo malato, che viene idolatrato il corpo forte rispetto al corpo debole, che viene idolatrato il corpo bello rispetto al corpo brutto. L'adorazione del corpo, che è tipica della cultura contemporanea, produce discriminazioni crudeli e molteplici. Produce discriminazioni umilianti per la dignità della persona, come se la dignità della persona dipendesse dalla giovinezza piuttosto che dalla vecchiaia, dalla bellezza piuttosto che dalla bruttezza, dalla forza piuttosto che dalla debolezza, dalla salute piuttosto che dalla malattia. E se vogliamo metterci anche un pizzico di maschilismo, come se la dignità della persona dipendesse dall'essere la persona un maschio piuttosto che una femmina, o capovolgendo il discorso per compiacere le femministe, come se la dignità della persona dipendesse più dall'essere donna che dall'essere uomo. Adorare, idolatrare e assolutizzare il corpo significa introdurre delle discriminazioni crudeli nell'esperienza umana che inevitabilmente portano a questo risultato: dare potere a chi può discriminare e togliere ogni potere a chi è condannato ad essere discriminato. Se discrimino il corpo sano dal corpo malato, do un immenso potere alla categoria dei medici. Se discrimino il corpo bello dal corpo brutto, do un immenso potere alla categoria dei mass media, che ovviamente esaltano la bellezza e marginalizzano la bruttezza. Se do rilevanza alla differenza tra il corpo forte e il corpo debole, immediatamente do potere a tutti i sistemi che attivano il lavoro a livello planetario e che naturalmente non hanno alcun interesse a dar credito ai deboli lavoratori rispetto ai forti lavoratori, fino alla discriminazione suprema, la discriminazione basata sull'intelligenza o su ciò che presumiamo possa essere l'intelligenza, il primato dell'intelletto sulla bontà, che è esattamente l'opposto di quanto leggiamo nei Vangeli e soprattutto quanto leggiamo nella Beatitudine, che esalta i poveri di spirito, cioè coloro che per il mondo sono i più semplici e quindi i più marginali, ma che nelle parole di Gesù saranno i primi ad entrare nel regno dei cieli. Beh, c'è un modo debole di parlare dello enhancement o dell'empowerment, a seconda delle prospettive alle quali vogliamo fare riferimento. C'è un modo debole e c'è un modo forte. Il modo debole può essere ragionevolmente accettato. È chiaro che è buona cosa potenziare la salute, è buona cosa avere rapporti di equilibrio con la propria dimensione corporea, è cosa più che ragionevole cercare di combattere le malattie a livello planetario e tutte quelle forme di depotenziamento fisico che producono malattie, producono deperimento, producono sofferenza. In questi limiti è indubbio che una medicina preventiva basata sul potenziamento della salute, per fare esempi molto banali, la medicina delle vaccinazioni
che previene malattie molto gravi, non può che essere elogiata e benedetta. Quanti bambini siamo riusciti a strappare da un tristissimo destino vaccinandoli contro la difterite, vaccinandoli contro la poliomielite, vaccinandoli contro il vaiolo. C'è però un altro modo di intendere il potenziamento che non ha più alcuna caratteristica strettamente medica. Un potenziamento che non ha per destinatari o per finalità la prevenzione di malattie, ma ha come finalità la dilatazione del potere che può essere posto in essere da corpi rafforzati, iperumanizzati, potenziati al di là delle loro misure fisiologiche. Sappiamo che alcune di queste forme di potenziamento hanno applicazioni che è doveroso definire perverse. Per esempio, anche se lo si ricorda troppo poco, in molti eserciti, in molte forze armate del mondo d'oggi si attivano forme di potenziamento a carico dei soldati chiamati a combattere in prima linea. Che tipo di forme di potenziamento? Forme di potenziamento di diversa natura, alcune che possono essere interpretate come forme estreme di autodifesa. Per esempio il potenziamento della vista, per consentire a soldati che combattono in zone di difficile visibilità o al crepuscolo o addirittura durante la notte, di poter avere una vista migliore dei loro avversari e di poter in questo modo ottenere un vantaggio militare su coloro contro i quali combattono. Ma ci sono forme di potenziamento o di preteso potenziamento di carattere neurologico che hanno come obiettivo quello di abbassare la soglia delle emozioni o addirittura di ridurre drasticamente l'emotività, cioè quella forma, l'emotività, che può indurre anche nei momenti più crudeli di una battaglia un senso di umanità nel soldato che lo può portare a risparmiare la vita al nemico, preferendo farlo prigioniero piuttosto che ucciderlo, o che può indurre il soldato a non superare alcune soglie di crudeltà che possono mantenere un minimo di umanità nelle esperienze di conflitto. Non è difficile immaginare che livelli di orrore può raggiungere uno scontro militare quando nei soldati che si combattono ogni dimensione di emotività è completamente abolita o è ridotta al minimo. Nessuna atrocità apparirà più atroce agli occhi di soldati che siano stati sottoposti a queste forme di enhancement. Tutto apparirà giustificato esclusivamente in chiave funzionale. Pur di vincere, pur di sconfiggere il nemico, si potranno porre in essere i comportamenti più atroci. Questa è già di per sé un'argomentazione che dovrebbe radicalmente indurre a sottoscrivere convenzioni internazionali per la proibizione di ogni forma di enhancement nel mondo militare. Ma in realtà ci sono ulteriori argomentazioni che ci convincono che l'enhancement è pericoloso per un giusto equilibrio tra gli esseri umani. È pericoloso per questa semplice ragione che tutti possono intuire. Poiché ogni pratica di enhancement
è particolarmente invasiva e costosa, è inevitabile che lo enhancement non venga offerto democraticamente alla collettività, a tutti i cittadini, ma divenga un'opportunità riservata ad alcune categorie di persone, col risultato di arrivare a creare con molta facilità individui di serie A e individui di serie B, individui di serie A potenziati, magari fin dalla loro più tenera età, ed individui di serie B abbandonati alla loro debolezza fisiologica. Individui di serie A che in quanto potenziati saranno ineluttabilmente destinati a diventare classe dirigente, ed individui di serie B che in quanto non potenziati e non più potenziabili saranno ineluttabilmente destinati ad occupare i gradini più bassi della società. Il potenziamento è la più grande minaccia alla democrazia che oggi si possa immaginare, e di conseguenza ogni forma di ricostruzione tecnologica del corpo umano secondo le mitologie, che nemmeno sono troppo mitologie perché in gran parte sono già realtà, del cyborg, cioè di questa commistione uomo-macchina, costituiscono un'ulteriore gravissima minaccia al principio radicale di ogni sistema democratico, e cioè la fondamentale eguaglianza di tutti gli esseri umani come tutti parimenti qualificati dagli stessi diritti fondamentali e dallo stesso titolo di cittadini. Questo è un punto cruciale nel dibattito sociopolitico di oggi. Se io intendo i diritti umani come pretesa che ogni desiderio soggettivo venga realizzato, è chiaro che costruisco una tavola aberrante dei diritti umani, o, come è stato efficacemente detto, porto un contributo a una teoria di diritti insaziabili. Il desiderio per sua natura non può mai essere colmato, perché appena si soddisfa il desiderio risorge più forte di prima e con più pretese di prima. Non possiamo, cioè, identificare i diritti umani con la mera logica del desiderio. Ma allora che cosa sono propriamente i diritti umani? I diritti umani propriamente sono l'altra faccia dei doveri dell'uomo. Ad ogni diritto dell'uomo corrisponde un dovere fondamentale, e il diritto umano fondamentale è quel diritto che trova la sua misura ed il suo equilibrio in un dovere umano fondamentale. Il discorso a questo punto andrebbe articolato e dettagliato, ma intuitivamente siamo tutti convinti e capiamo molto bene che se ho il diritto alla libertà di parola, ho il dovere di rispettare la libertà di parola altrui. Se rivendico il mio diritto alla libertà religiosa, ho il dovere di rispettare il pari diritto alla libertà religiosa di ogni altro credente. Ogni volta che riesco a trovare un dovere fondamentale che bilancia un diritto, io posso essere relativamente tranquillo di muovermi in un contesto di autenticità antropologica. Ma ogni volta che tematizzo un diritto dell'uomo che non ha il suo bilanciamento in un dovere, allora devo cominciare a interrogarmi radicalmente, a fare un vero e proprio esame di coscienza e arrivare a domandarmi se quello che io rivendico come diritto non sia piuttosto
l'arbitraria rivendicazione di un desiderio incontrollabile che io auspico per me stesso e che tendenzialmente sono pronto a rifiutare per gli altri. Ecco perché, anche se il tema è molto delicato e merita molto rispetto, la questione dell'aborto è veramente la questione eticamente cruciale del nostro tempo. Perché se una donna rivendica l'aborto come un diritto assoluto e insindacabile, questo equivale a negare il dovere di custodire la vita nascente che è intrinseco alla generatività femminile. Ma se si riconosce il dovere alla nascita di ogni vita accolta nell'utero di una donna, inevitabilmente l'aborto perderà la sua pretesa di essere riconosciuto come diritto, si rivelerà per quello che è un'autentica tragedia antropologica. Una tragedia antropologica che in certi casi, in una piccola quantità di casi, ma che sicuramente esistono, una tragedia antropologica che in certi casi meriterà la nostra attenzione e perfino la nostra comprensione, ma non potrà mai essere elevata al rango di un diritto umano insindacabile. Qua ci troviamo al centro di uno dei dilemmi etici più rilevanti e più radicali del tempo in cui siamo chiamati a vivere. L'essere umano è un essere chiamato a diventare padre e madre ed è per questo che, se è vero che molte persone non vogliono procreare, per le persone che vogliono procreare la non fertilità, la sterilità è un dolore terribile e lacerante, nei confronti del quale è giusto porre in essere tutte le possibilità terapeutiche che possano aiutare un uomo e una donna a diventare padri e madri. Il problema della fecondazione artificiale, che si è imposto all'inizio come una modalità terapeutica per rispondere alla non fertilità, si è lentamente deformato nel tempo, perché oggi, a fronte di alcune possibilità terapeutiche reali che dà la fecondazione artificiale, si sono moltiplicate le innumerevoli possibilità manipolatorie date dalla procreazione artificiale e non giustificate da ragioni mediche. Ecco perché il tema della genitorialità omosessuale è un tema scottante, perché è chiaro che una coppia omosessuale è naturalmente sterile, ma è anche altrettanto chiaro che il desiderio genitoriale degli omosessuali ha una valenza simbolica, più che una valenza antropologicamente reale. Chiedendo l'adozione o chiedendo pratiche di fecondazione artificiale estreme, gli omosessuali vogliono un riconoscimento simbolico del loro rapporto. Non vogliono niente di più e niente di diverso da questo. Strumentalizzano la genitorialità per avere un risultato che a loro sta molto a cuore: essere legittimati come coppie dalla società civile. Non è inutile ricordare che nel movimento omosessuale esistono posizioni dottrinali molto lucide che sottolineano la radicale diversità del rapporto omosessuale dal rapporto eterosessuale, proprio perché quello eterosessuale è un rapporto generativo e quello omosessuale non è generativo. Invocare l'aiuto della legge per ottenere riconoscimenti adottivi o altre forme di genitorialità omosessuale legale
significa strumentalizzare il diritto per ottenere dal diritto quello che il diritto non può dare e non deve dare, cioè riconoscimenti simbolici. Il diritto non esiste per dare soddisfazione ai nostri desideri simbolici. Il diritto esiste per regolare situazioni fattuali che chiedono tutela e promozione. Avere un figlio è una realtà fattuale che ha bisogno della protezione del diritto. Avere il riconoscimento di coppia legale è una pretesa simbolica da cui il diritto dovrebbe tenersi lontano. Da questo punto di vista non c'è dubbio che nessuna epoca come la nostra sta cercando di strumentalizzare il diritto e in particolare il diritto di famiglia per ottenere dal diritto ciò che il diritto strutturalmente non potrà mai dare. Con il massimo rispetto per le questioni che stanno a cuore agli omosessuali, che ovviamente sono questioni antropologicamente rilevanti, la pretesa di avere un matrimonio omosessuale non è granché diversa dalla pretesa di dare un titolo di studio a tutti i cittadini fin dal momento della nascita, per garantire loro una pretesa parità sociale dal punto di vista del rango. Il diritto non esiste per istituzionalizzare un rango, il diritto esiste per riconoscere realtà sociali e il matrimonio omosessuale non è una realtà sociale. Quello che è una realtà sociale è il rapporto omosessuale, che non a caso il diritto considera assolutamente lecito, ma non per questo il diritto lo ritiene meritevole di una qualificazione giuridica sovrapponibile a quella relazione eterosessuale che chiamiamo matrimonio.